Housing First non è soltanto un progetto, ma una filosofia in grado di cambiare il paradigma dell'assistenza e dell'accoglienza delle persone più vulnerabili. Parliamo degli ultimi, delle persone senza dimora che vivono per la strada. A Benevento si è realizzato un progetto che è stato il primo progetto di Housing First in Italia per quanto riguarda la Croce Rossa e il primo Housing First finanziato in Campania per il tramite della Regione Campania dall'ente attuatore del Comune di Benevento. Siamo molto orgogliosi di poter annoverare il Comitato di Benevento tra le buone pratiche della Croce Rossa italiana, così come trasmesse all'Ufficio Europeo della Croce Rossa nell'assistenza alle persone più in difficoltà, ai vulnerabili. Entriamo in questo casolare dove ci sta Gabriella. A causa dell'arresto del suo compagno Vasile è caduta in una depressione totale. Gabriella, però tu non stai mangiando, non puoi stare così. Ma cosa pensi? Sei preoccupata per lui? Sei qui abbandonata da sola, ma perché sei tu a fare questa scelta? Perché io ti ho detto vieni con me, ti porto al can, stai al caldo, mangi, ti fai una doccia, ti cambi. Ripasso domani? Tu ci pensi un po'? Gabriele, almeno andiamo a fare una doccia. Va bene, allora ripasso, tu pensaci un attimo. Ascoltami, adesso non bevi più, non fumi più. Io non fumo, non bevo, non posso fare questa cosa. Ok, allora adesso con Jacopo, che già ha inviato i documenti in questura per la richiesta dei tuoi documenti, cerchiamo di aiutarti, però ti devi comportare bene. Se io vai a comprare una bottiglia di birra alcolica, questo non posso Comprati fare. un panino, se hai i soldi, invece della birra, compri un panino. Ma adesso mi fai la promessa? Giusto, Stefania, giusto. Mi fai la promessa che non tocchi erba e non tocchi alcol. Giusto. Va bene. Se fumo, guarda tutto il giorno, Va andiamo bene, alla ciao, fazione. vieni qua. Ciao. Capito? Questo non posso fare. Noi nel 2020 abbiamo realizzato insieme con la Croce Rossa questo importante progetto dove abbiamo previsto ben 3 strutture abitative, dove abbiamo dato la possibilità a circa una ventina di persone di poter iniziare questi percorsi di inclusione sociale, garantendo loro innanzitutto anche, oltre alla struttura abitativa, anche dei percorsi formativi. Alcuni di loro sono entrati nel percorso anche in percorsi lavorativi, anche la capacità di sapersi gestire nelle strutture abitative. Vogliamo garantire a queste persone capacità proprio di potenziamento e di valorizzazione di se stessi attraverso l'ausilio e l'utilizzo di laboratori e quindi poter favorire, come ho già detto, l'inclusione sociale. Adesso andiamo a San Giovanni di Ceppaloni. Ci è stato segnalato un caso di un ragazzo di Sambo, che è un ragazzo del Senegal. Sta in Italia da diversi anni e dorme nello spogliatoio del campo sportivo. Da ieri sta piangendo molto perché è venuta a mancare la moglie e ha lasciato 4 bambini. Adesso andiamo a trovarlo, cerchiamo di tranquillizzarlo e vedere un po' come possiamo procedere per aiutarlo a gradi. Samba,
Tu dove stai? Nemmeno puoi stare, non puoi dormire in quel tugurio. Che cosa vogliamo fare? Vuoi venire a dormire a Benevento con noi? Dove dormire? E dove dormire? O al Can o alla Caritas. Però sei al caldo, ti lavi. Io non trovare lei. Finito. Lo so, hai ragione. Adesso i tuoi figli con chi stanno? Se non... C'è la nonna, c'è mamma Io tua. 4 figli. 4 figli. Con la Lei è nonna? andato. Lo so. Lei piace io troppo. Quando lei non ho visto io. Vai qua. Tu lo conoscevi Ceppaloni? Conoscevi già le strade di Ceppaloni? No, hai imparato piano piano a conoscere. Quando vieni a Benevento, piano piano impari a conoscere, poi ci siamo noi, mica ti lasciamo da solo. Ma le so, ma dove dormi là a Benevento? Io lo sai Benevento, lo sai Ceppaloni. Ma però dove dormi? Quello io non lo so. Te lo diamo noi il letto, non ti preoccupare. Ci sentiamo, Samba? Va bene. Vabbè. Sì. Se hai bisogno mi chiami. Dottor, arrivederci. Doniva, ci sentiamo. lavoro, ma grazie. L'housing dà quel spazio di tempo, non so, dai 2 mesi ai 6 mesi, in qualche caso insomma, si è riuscito anche a tenerli qualcuno un po' di più, ma è fondamentale avviarli verso una stabilizzazione, anche verso quello che è il riprendere il rapporto con il proprio fisico, cioè il ripulirsi, il dormire in condizioni decenti, perché tanta gente, o perché per problemi di sostanze o per problemi mentali, chi si maltrattava, chi diventava totalmente sporco, inavvicinabile. Allora dare un punto di riferimento, dare fiducia, affidando pure una stanza, insomma una stanza condivisa o comunque un bagno, una cucina dove poter cucinare qualche cosa, e rimettere su binario qualcuno che aveva perso completamente la coscienza di sé, completamente la socialità, perché con il lavoro delle sentinelle è fondamentalmente questo. Noi si porta il caffè la mattina, si porta qualche pacco alle persone per strada, no? Oppure in qualche casa dove ci sono molte volte dignitosamente delle problematiche di mancanza di soldi, e che non basta quello, c'è bisogno di fare 2 chiacchiere con quel cuore che ha delle ferite. Adesso andiamo alla Pepicelli perché abbiamo 5 persone da vaccinare come prima dose, perché da quando è iniziata la pandemia purtroppo non si sono mai voluti vaccinare, e poi abbiamo anche altre 3 persone che devono fare la terza dose. Quindi abbiamo dovuto fare prima l'STP, che sarebbe il tesserino sanitario provvisorio, e adesso possiamo fare questa vaccinazione. Si sono anche convinti a vaccinarsi perché erano contro a questo vaccino, così poi potremmo anche fare il Green Pass. Durante la pandemia abbiamo avuto la fortuna di realizzare un nostro grande progetto, quello dell'Housing in First. Nasce nel 2020
ed ha subito un impatto sociale sulla comunità beneventana e sull'ambito B1 del Comune di Benevento. Nasce grazie al supporto e alla bravura di tutti quanti i volontari del Comitato di Benevento, con un'unità di strada che si pone a servizio di quelli che sono i soggetti più vulnerabili, e mettiamo in campo quello che è il primo principio fondamentale di Croce Rossa, l'umanità. Umanità intesa come senso della vicinanza alle persone più bisognose, umanità inteso come senso di supporto a queste persone. Fanno parte della nostra comunità e quindi hanno bisogno del nostro supporto. Primo tra questi è l'approccio inteso come un aiuto, una mano, una parola vicina e da parte di persone che però sono dei professionisti. Quindi nell'equipe dell'Housing in First, oltre ai volontari, abbiamo un'equipe multidisciplinare dove c'è l'assistente sociale, dove c'è lo psicologo e dove c'è l'avvocato, che li segue in questo percorso nel reinserimento abitativo. Scendiamo, andiamo a vedere a Stella, gli diamo qualcosa di caldo e vediamo che gli è successo, perché sono 2 o 3 giorni che non la vedevo. Sono andata anche a chiedere al CAN dove lei dorme, in questo centro di accoglienza notturna, però al CAN sta andando a dormire regolarmente, solo qui non stava venendo da 2 o 3 giorni. Adesso scendiamo e cerchiamo di capire il perché. Sono venuta prima qua e non c'eri. No, ho bevuto caffè, come no? Ieri non c'eri. Come non c'è? Sono venuta ieri, non c'eri. Esatto, sì. Perché Sì. c'è? No, ti cercavo, ero preoccupata per te. No. Non la Questi, no. Pulita, pulita. No, non ne volete più. No. Mettila in borsa, tienitela in borsa. No, che sta. Io ho fatto letto fatto perché la carta igienica fare. E questo lo vuoi, pulisci le mani? Non vuoi niente, va bene. Niente, vicino parlo io per va bene. come vicino è morto. Beh, il caffè non lo vuoi allora stamattina, No, Stella? grazie. Hai preso? Uno bevuto al mercato tu e un altro bevuto al mercato dove sta chiudendo. Il mercato tu, sì, va bene. Però devi mangiare, capito? Io mangio, uno che cosa prendere qua, ti prendo, compro panne, non dare la carta. Non vai più alla No, Caritas? Ok. dato i sacco di soldi e dove saranno tranquillo, non cancello. Vabbè, l'importante è che stai tranquilla, Sì. dai, non ti preoccupare. Brava, sono Stella, questi. ciao. Non si potrebbero con me. Va bene, ricordati, ciao Stella. La tutela della vita, la cosa più importante, qualcosa che il nostro sodalizio fa dall'indomani del terremoto dell'80. È stato richiesto ed impiegato il nostro servizio di accoglienza notturna senza fisse dimore, un qualcosa che effettivamente ridà dignità alle persone, le persone che quotidianamente affrontano dei gravi problemi. Siamo stati capaci, forse proprio perché spinti dalla solidarietà, da questo spirito di volontariato che ci contraddistingue e che non ci fa restare fermi, ci coinvolge ogni qualvolta c'è da salvare delle vite. Protezione civile e Housing First, una collaborazione importante, un progetto importante che vede la protezione civile e i volontari della protezione civile finalmente fuori dalle emergenze, nella normalità, nelle esigenze che possono avere gli individui oggi emarginati e che devono essere comunque aiutati. Finalmente anche la protezione civile non è più vista quale situazione di emergenza, ma anche di quotidianità in un'attività di previsione e di prevenzione e di supporto all'individuo che ha necessità anche minime, indispensabili, di un tetto, di lavarsi, di essere presente, di essere considerato. Mi sono trovata a dormire per strada per alcuni miei problemi e sono venuti i carabinieri a prendermi, poi è venuta la Croce Rossa che mi hanno aiutato, ho fatto il tampone perché mi dovevano portare alla Caritas e mi hanno fatto prima il tampone.
Meno male, ringraziando Dio, ho incontrato persone che mi hanno aiutato. La Croce Rossa, devo dire la verità, sempre a disposizione e mi hanno sempre aiutata. Mi hanno messo in una struttura che sta a Viale Principe di Napoli. Penso che sia una loro struttura perché è una casa, penso che ospitano delle persone, oltre me anche altre persone, perché è molto grande la casa. Finché non troverò una sistemazione mia personale. E poi mi hanno anche accompagnato a fare il vaccino, la terza dose, alla caserma ex caserma dei Carabinieri. Sono persone amiche che ti aiutano e sono sempre a disposizione ogni volta che li chiamo e mi aiutano in tutte le cose che mi servono, a prendere le cose, per i medicinali, per qualsiasi cosa. Allora, mi dicevi, vuoi il kit di igiene che ti serve? Sapone, tutte queste cose qua. Sì, e ti devo scaricare il Green Pass. Ma lunedì, quando ti portiamo da mangiare la sera, ti porto anche queste cose. Questa la legni, fai il fuoco la sera? No, ogni tanto sì, vado là a questa struttura, faccio il fuoco. Adesso è inverno, fa freddo. Fa freddo, hai ragione, hai ragione. Da quanti anni stai in Italia? Da 2006. Io era prima fino al 2008 a Roma per la strada. E poi da 2008 io sto qua. In questa fabbrica? Poi nel 2014 è andato in Ucraina, è stato fino al 2017, ho passato la guerra, io ho già raccontato che facevo un soldato. Sei ritornato lì perché c'era tua moglie, hai conosciuto una donna, giusto? Che poi purtroppo non c'è più. Non c'è più, sì. Sì. È morta. Non lo so, dicono è morta in Ucraina. Dicono che è il polmone. Poi ti sei buttato giù dal Ponte Sabro. Che era giugno 2020. Giugno 2020. Giugno 2020, sì. 20. E Gesù ti ha preso e ti ha portato giù. Ti ha fatto solamente rompere qualche cosa. E il diavolo lo chiamava. Hai ragione. E Dio l'ha aiutato. Ha vinto Dio. Ha vinto Dio. Lui sempre vince.
Housing in First è un gioiello di progetto nato grazie alla coprogettazione dell'ambito B1 del Comune di Benevento, dove vede coinvolto il Comitato di Benevento e altre organizzazioni di volontariato, quale Sentinelle della Carità, Protezione Civile, Confindustria, Confartigianato e non ultimo, ma importantissimo per il peso istituzionale, la Questura di Benevento. Quindi Housing in First è il nostro obiettivo principale, portare avanti questa attività per i soggetti più vulnerabili, ma soprattutto garantire loro un benessere fisico, perché come ci insegna l'organismo superiore della sanità, il benessere fisico non è inteso in senso individuale, ma in senso collettivo. Quindi garantire loro una tutela della salute individuale fa star bene non solo loro stessi, ma l'intera collettività. Adesso andiamo da Luca Cillo alla pizzeria, visto che stasera comunque è una serata particolarmente fredda, andiamo a ritirare le pizze, poi proseguiremo col nostro giro e la distribuzione. Luca, ci sei? Ciao, buonasera. Andiamo qua, dove sei? Buonasera. Piacere. Luca, piacere. Va bene, accontentiamo un po' le persone che hanno si fa quel che si può. Facciamo 3 margherite, le più buone, le più semplici, le più calde, che riscaldano un poco l'animo e il cuore. Una bella pasta e patate calda, una pasta e fagioli, cose che riscaldano chi ne ha bisogno in questo periodo. È un anno che collabora con noi, quindi è ottima, è ottima. Luca, grazie, ci vediamo alla prossima. Ok, Grazie. alla prossima, Grazie. grazie. Ci aggiorniamo, grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao. Mamma mia che profumo, raga, mamma mia. Dai, stasera si delizieranno. Mi scalderanno. Sì, dai. Freddo che fa. Ciao cara, tutto bene? Oh. Sì. Ma tu cammini al buio? Sì. Brava. Come state lei? Come state lei? Tutti bene, qua stiamo tutti bene, vedi? Sì, sì. Aspetta un attimo. Cosa vuoi oltre al Green Pass? Lei Vogliamo dare... vuole un vuoi sposare Volodymyr? Non me lo dire. Aspetta. Due anelli di voi. Due anelli per il matrimonio. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao. Adesso andiamo a vedere Gabriella e Habib se ci sono. Gabriella! 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 Ma dorme? Gabriella, prendi la pizza, vieni qua, allunga la mano. Vai. Buono, Buono, bravo. Bravo. Gabriele, come stai? Gabriele, ti ho portato Enzo stasera, lo vedi? Non mi so più. Sì, lo so ricco. Gabriella, per favore la mangi però. Devi mangiarlo, eh? Sì. La mangi? Buono. Dai buono. Allora, Gabriele, come ti senti? Sei un po' dimagrita, che è successo? No, ma mo te la mangi, eh? Mangiala che è bella e buona e saporita, fatta adesso, va bene? Sei sola, Gabriella? Bib non c'è? No, non ci sta nessuno. Nessuno? Maria non è venuta? No. Non sta venendo a dormire con te? No. Buono. Puccia. Gabriella.
Dai buono, No? E cosa ti serve? Ti serve qualcosa? Ma non stai fumando più, Gabriele? No? Questo è buono, è una cosa buona, dai, che non fuma. Una giacca, una cosa, non c'è nulla. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Che ti portiamo una giacca più pesante? Ce l'hai il giubbino, ce l'hai? Sì. Ce l'hai dentro? Perché fa freddo. L'acqua ce l'hai? Sì. C'hai tutto? Gabriele, chiuditi dentro però, che è pericoloso. Va bene? Va bene. Gabriele, mangia la pizza adesso. Se ci ripensi, puoi venire a dormire al dormitorio, fammi chiamare da Mitica. Va bene? Se là si sta più caldi, Gabriella, perché stai qua che fa freddo? Veramente là si sta più caldi. Ciao Gabriella, mangia, ti raccomando. Buonanotte. Ciao Gabri. Ciao ciao Gabriele. Buonasera Croce Rossa. Sì, ditemi. Ok, una signora a Via dei Mulini. Va bene, arriviamo subito. Grazie. Ok ragazzi, andiamo a Via dei Mulini, è chiamato la polizia, c'è una signora senza dimora. Okay. Andiamo a vedere che è successo. Housing First vuol dire diritto di avere una casa, partire dalla casa come diritto fondamentale. Avere una casa vuol dire potersi lavare, poter curare la propria immagine, poter avere un aspetto migliore e presentarsi nel mondo sociale in maniera diversa per poter essere appunto incluso anche sotto il profilo lavorativo.